Iniziamo a fare questo video prima che ci scappi il morto. Troppo tardi. Bentornati nel forum. Quale giorno migliore se non il giorno dei morti per tornare a parlare di Anglorious e delle sue espansioni? Ovviamente darò per scontato che voi già conosciate il gioco di ruolo di Anglorious, in caso contrario vi lascio il link alla nostra recensione qui sotto in descrizione. Ma perché vi starete chiedendo tornare a parlare di Anglorious, a parte per il meme che questo video è uscito nel giorno dei morti? Per un semplice fatto. Per chi ha visto la scorsa recensione, vi ricordate il fatto che un nostro stretch goal nella prima campagna Kickstarter non era stato sbloccato con nostra somma tristezza? Bene, grazie al suo autore, Simone Morini, abbiamo avuto un'altra possibilità, cosa di cui lo ringraziamo tantissimo. Infatti, nella seconda campagna Kickstarter, la nostra avventura è stata inclusa all'interno di questa espansione, la vediamo tra un momento. Quindi, prima di cominciare, ringraziamo nuovamente Simone Morini che ci ha dato questa nuova possibilità e soprattutto quella di potervi parlare del qui presente Necronomicon, e ringraziamo anche il nostro tribuno Andrea Biasone che ci ha dato modo di poter parlare anche delle altre espansioni che vedremo. Iniziamo quindi con il Necronomicon, ma devo farlo dandovi subito due cattive notizie. La prima è che no, non c'entra niente Cthulhu, quindi mi dispiace. La seconda è che se vi piace dopo aver visto questa recensione e lo voleste avere a tutti i costi, non potete perché è un'esclusiva Kickstarter. Ci dispiace. Tra l'altro non mi sono tolto gli occhiali per questo video. Innanzitutto ognuna di queste espansioni, questa compresa, iniziano con dei piccoli aggiornamenti di lore. In particolare, che cos'è questo Necronomicon? Allora, nelle intenzioni, intendo all'interno della lore del suo creatore, doveva essere un pratico strumento che aiutasse in qualche modo a sbrogliare la matassa burocratica dell'orto. Peccato che l'effetto è stato, per una serie di motivi, totalmente l'opposto. Infatti ha mandato in cortocircuito l'apparato amministrativo gestito dai musoni e dai signori dell'orto, tanto che gli stessi signori dell'orto sono dovuti intervenire in qualche modo per distruggerne tutte le copie. Ma sapete come funziona? Tra un cavillo burocratico, un sottoparagrafo, una cosa tra le righe che nessuno si era preoccupato di andare a leggere, hanno scoperto che prima di poterlo distruggere e quindi annullarne completamente la validità giuridica, dovevano stamparne più copie. Risultato, ognuno nell'orto ha una sua copia. Cioè, hai appena descritto un normale giorno al Parlamento italiano. Praticamente sì. Battute a parte, che cosa contiene effettivamente questo compendio? Innanzitutto una tabella di diverse tabelle di creazione casuale del personaggio, che è una cosa che ho molto apprezzato perché effettivamente nel manuale base mancava. Non mi sarebbe dispiaciuto però poter vedere anche delle tabelle di creazione casuale delle avventure, magari non complete, con degli spunti del tipo riemergete in questo posto, la missione a grandi linee è questa e l'oggetto o la missione sarà ostacolata, non lo so, da un gadio vivo, da un necromante, eccetera eccetera. Sicuramente avrebbe occupato più spazio, ma chi lo sa che in futuro non creino qualcosa al riguardo. Troviamo quindi una serie di compendi di personaggi PNG importanti che potete utilizzare anche per le vostre avventure. Non solo, li potete anche prendere concettualmente e applicarli ai vostri personaggi con delle nuove regole. In particolare troviamo gli eroi dell'orto. Lo dice il nome, sono persone che in qualche modo si sono distinti per i loro atti all'interno del mondo dei morti e dell'aldilà. Per ognuno di questi personaggi, chi ovviamente ha sostenuto il Kickstarter e ha avuto modo di mettere mano al Necronomicon, avrà anche le schede con tutte le statistiche per poterli giocare. I secondi che invece potreste essere curiosi di voler giocare sono i banditi dell'orto. Vi ricordate dal manuale base che l'orto ovviamente ha le sue regole e violarle implica dei marchi del disonore? Ecco, ci sono anche qui persone che dei marchi del disonore ne fanno quasi praticamente una medaglia da indossare, quindi potete giocare effettivamente dei banditi che si distinguono in tre tipologie. Abbiamo i reclutatori, ovvero quelli che vanno intenzionalmente nel mondo dei vivi per far passare a miglior vita dei poveri malcapitati e nel momento in cui arrivano nell'orto li reclutano forzatamente all'interno delle loro bande. Troviamo poi i tormentatori che si divertono appunto a tormentare i vivi fino a portarli alla morte o alla follia. Mi ricorda un po' il poltergeist come idea, molto carina. E infine i violatori, nel senso che si divertono a violare attivamente le leggi dell'orto. Cosa avete pensato? E poi troviamo i condottieri,
Vi freno subito l'entusiasmo, non vuol dire che avrete orde di PNG che vi seguono e che vi consentiranno di poter distruggere ogni sessione dei vostri malcapitati master, anzi traghettatori come si chiamano qui. Semplicemente vi daranno delle abilità particolari che vi consentono in qualche modo di avere un certo ascendente su alcuni PNG. In particolar modo i tipi di condottieri che potreste voler giocare sono gli ispiratori, ovvero persone che per via del loro carisma e capacità di farsi seguire dagli altri in qualche modo hanno ottenuto un loro particolare seguito. Troviamo poi i portatori, come da nome sono quelli che portano letteralmente lo stendardo in battaglia, e infine i terrificanti. Anche questo è un nome parlante praticamente, quelli che ottengono il seguito attraverso la paura verso il prossimo. Il capitolo 5 invece ci racconta tutta una serie di personaggi chiamati ormai le leggende dell'orto, persone le cui imprese sono talmente leggendarie da poter praticamente potersi fregiare di questo titolo. Battuta carina che fa il manuale è che sono quelli che solitamente bevono gratis in taverna. A cosa servono questi PNG? Ovviamente, come ogni buon compendio che si rispetti, potreste integrarli all'interno delle vostre campagne e vi daranno anche spunti degli agganci narrativi magari per i vostri personaggi. Ma venendo alla parte che ci riguarda più direttamente, abbiamo una campagna divisa in 7 parti chiamate Le Cronache dell'Aia, ovvero divisa in 7 mini avventure che potete giocare, scritte anche queste da diverse personalità del GDR italiano. E la prima, grazie mille a Simone, tra parentesi, è per l'appunto la nostra. Se avete sostenuto... Quindi se hanno smesso di giocare alla prima sessione è colpa nostra? Temo di sì. Quindi se avete sostenuto i Kickstarter e l'avete letto, fateci sapere che cosa ne pensate. Ancora meglio, se l'avete giocato, diteci appunto quali sono state le vostre impressioni, così alla prossima sapremo di aver fatto schifo e potremo fare ancora più schifo quando scriveremo una nuova avventura. Per il resto il compendio si conclude con 2 nuove, nuove entrate, delle new entry per quanto riguarda il bestiario: il re del campo di zucche, direi immancabile, e pensate un po', il golem di Bare, perché nessuno ci ha mai pensato. Si tratta di un'espansione molto carina e ricca di spunti, buona la presenza della tabella di creazione casuale del personaggio. Ripeto, mi sarebbe piaciuto poter vedere anche qualcosa per quanto riguarda la creazione casuale delle campagne. Dettaglio più che altro estetico: è carino il fatto che per simulare le pagine di un libro ha un layout e un'impaginazione diversa rispetto al manuale base e delle altre espansioni. È coerente con il tipo di prodotto che doveva essere. Personalmente però mi piacciono di più i manuali di un gioco di ruolo tutti coerenti con il layout uno con l'altro. Ma se non vi bastassero le avventure, mi sta morendo il tablet, cos'è questa barra bianca? Vabbè, mentre aspettiamo che il tablet faccia il suo dovere, dicevo, se non foste... Giustamente sta morendo anche lui, no? Certamente. Dicevo, ma se non vi bastassero le avventure delle cronache dell'Aia, niente paura, perché in vostro soccorso potreste trovare le cronache della cripta. Ora, l'avventura, quella che effettivamente dovevamo sbloccare nella prima campagna Kickstarter, doveva essere effettivamente integrata all'interno di questa espansione. Purtroppo, l'abbiamo detto prima, così non è stato, ma comunque qui dentro troverete tutta una serie di avventure scritte sempre da diverse personalità del GDR italiano, molto carine, devo dire. E non solo, vi dà anche 4 nuovi mostri giocabili: il Kraken e la Sirena, in tema con quello che invece vedremo tra poco, la Mortefata, che immaginatevi una specie di sepolcro semovente che i necromanti hanno imparato a soggiogare, una cosa decisamente in linea con quel tipo di PNG, e in ultimo il Cavo. È un po' difficile da spiegare cos'è il Cavo. Sono praticamente umani che hanno scherzato un po' troppo con la magia e con i vari oggetti amagici, tanto da appunto essere rimasti cavi di diverse parti del corpo, e i necromanti li hanno poco a poco soggiogati. La loro particolarità è che, oltre a essere il ritratto vero e proprio della disperazione, hanno questi corpi ricoperti di petali che possono diventare anche un'arma letale da usare contro i vostri personaggi. Ma veniamo a quella che è a mani basse la mia espansione preferita fra tutte queste. Qui mi dispiace ragazzi, ma perdo di obiettività. Chi segue il canale da più anni sa che ho una vera e propria fissazione per tutto ciò che riguarda il tema piratesco. E ovviamente fra Isole del Teschio, fra bandiere con il Jolly Roger, fra scrigni di Davy Jones e tutto quell'immaginario, poteva mancare un'espansione di un gioco di ruolo a tema morti male in modo idiota, a tema appunto pirati? Ovviamente no.
Il bello di questa espansione, così come della prossima che vedremo, è che ci porta avanti nella lore ufficiale di Anglorious. Infatti, se il manuale base ci metteva in un contesto, potremmo dire medieval fantasy, qui invece ci dice che sono passati diversi secoli, non che per i vostri morti il tempo ormai significhi più effettivamente qualcosa, e siamo quindi in un'epoca di veri e propri avventurieri del mare o aspiranti tali che comunque muoiono male continuamente e questa volta in mezzo al mare. Innanzitutto troviamo un sacco di nuove opzioni di gioco, ma andando con ordine ci viene spiegata come l'ambientazione classica di Anglorious è stata praticamente riconvertita con dei paragrafi appositi e soprattutto come l'orto si è dovuto adattare a questa nuova epoca d'oro dei pirati, dovendo quindi aprire i primi non ci credo che lo sto per dire, i primi porti, appunto, porti che serviranno per accogliere i vostri personaggi, che non sono più dei normali avventurieri o aspiranti tali, ma dei filibustieri, no, mi fanno cenno dietro le telecamere, no, i filibossieri. Abituatevi ragazzi, Anglorious è tutto un gioco di parole e deve essere così. Cercando di rimanere un po' più seri, questa espansione ci spiega come possiamo portare i nostri personaggi di Anglorious dal manuale base a questa nuova ambientazione tramite delle apposite tabelle di conversione che per fortuna hanno inserito. Ma non è soltanto questo il bello dell'ambientazione, perché troviamo anche tutte le opzioni riconvertite per creare i nostri personaggi. Arriviamoci tra un momento. Chiudendo la parentesi ambientazione, troviamo anche le fazioni storiche riconvertite. Per esempio, ricordate i Gaudio Vivi? Ecco, ora no, sono la Gaudio Flotta che dà la caccia alle vostre belle navi fantasma, è il caso di dirlo. Per i vostri personaggi invece troverete una gamma di nuove abilità e oggetti a tema piratesco che potrete utilizzare e soprattutto la possibilità per l'appunto di poter possedere una nave, la quale avrà a sua volta una riserva di punti vento. Vi spiego tra un momento come funzionano. Non potevano ovviamente mancare, se possedete la nave, anche una serie di ruoli che potete ricoprire all'interno di essa: il capitano, il quartiermastro, il timoniere, il tesoriere, eccetera eccetera. Ma non solo, troviamo anche la conversione dei tipi di morti che potete portare al tavolo di gioco. Per esempio, i fantasmi, no, diventano i bocciofili, diciamo degli ectoplasmi acquatici. Il vecchio secco? No, diventa un bello smargiosso. Le vecchie mummie? Il corallato, delle mummie di corallo praticamente. E infine il Voodoo, ovvero lo zombie alimentato dalla magia voodoo. Perché esatto, in che modo la magia storica del manuale base si è trasposta qui in questa espansione? Beh, ovviamente è diventata la magia voodoo, scritta proprio voodoo. La vera chicca che ho apprezzato di questo manuale sono appunto le regole della navigazione. Infatti, a seconda della barca o della nave comunque che possedete, avrete un tot numero di punti vento che potete spendere per compiere determinate manovre, per esempio una su tutte la virata. E oltre a questo una tabella di possibili conseguenze e azioni che potete fare o subire durante un combattimento navale, come il classico buco allo scafo e l'acqua che imbarcate. Chiude il manuale un bestiario, anche in questo caso riconvertito al nuovo tema, e una mini avventura che potete giocare per solcare i 7 mari insieme ai vostri personaggi morti male. Quarta e ultima espansione di cui parleremo oggi è quella ovviamente a tema western. Poteva mancare il tema western per quanto riguarda personaggi morti male tra becchini, pistoleri, antiche maledizioni e cose del genere? Sicuramente agli appassionati di western tra di voi, tra cui anche qui dietro le quinte Francesco, apprezzeranno particolarmente questa espansione, che esattamente come il suo predecessore a tema pirata ci porta ulteriormente avanti nella lore di Anglorious. Stavolta però, dopo una epoca d'oro dei pirati, siamo passati a un periodo di desertificazione, anzi di vera e propria siccità, che ha mietuto sempre più vittime. Cosa che ha mandato particolarmente in tilt l'intero apparato amministrativo dell'orto. I musoni non sono riusciti a far fronte a tutta questa nuova ondata di morti che si presentavano ai loro sportelli. Quindi, che cosa hanno fatto? Cercando di stringere ed evitare troppi dettagli per non fare troppi spoiler, si sono rivolti ai signori dell'orto. Nel frattempo l'intero orto è rimasto praticamente ingestito. I vecchi eroi dell'orto si sono presentati agli sportelli cercando, forti delle loro conoscenze burocratiche, essendo lì da molto più tempo, di salvare il salvabile. Nel frattempo i signori dell'orto hanno cercato di riscrivere le regole un po' per cercare di far fronte a questa nuova e problematica situazione. Per farvela molto breve, sostanzialmente i vecchi musoni sono stati riconvertiti. Stavolta diventano i magistriti all'interno non più degli sportelli, ma dei cosiddetti
trimunali. Sì ragazzi, abituatevi. In un certo senso, paragonandolo effettivamente all'anarchico Far West, è diventato l'orto una specie di spazio autogestito in qualche modo dai morti stessi. Come il manuale stesso dice, è come se i cavalli avessero iniziato a gestire la scuderia. Come premiare invece i vecchi eroi dell'orto che in qualche modo hanno salvato la situazione in un primo momento? Beh, trasformandoli nell'autorità immancabile del Far West, gli sceriffi. La magia però in un mondo western tende a sparire rispetto a un mondo medieval fantasy, e qui effettivamente mi sono chiesto come la converti in chiave western. La risposta era scontata, viene riconvertita nella cosiddetta magia rituale dei nativi americani praticamente, diventando non più la magia ma la navahia, ve lo lascio scritto, decidete voi come si pronuncia. Anzi, Simone, scrivicelo nei commenti se stai guardando questo video. Tra l'altro è molto particolare perché essendo rimasti in pochi i praticanti di questa nuova forma di magia, sono in qualche modo un po' discriminati e vivono tendenzialmente isolati rispetto ai luoghi dove la civiltà invece prospera. Per farvela breve, sono diventate le nuove tribù indiane all'interno delle riserve, in perenne contrasto tra il mondo civilizzato e il vecchio mondo indiano. Che dire invece delle vecchie fazioni, per esempio i Gaudio Vivi che erano diventati la Gaudio Flotta? Beh, diventano quelli che più di tutti nei film western abbiamo imparato ad odiare, ovvero gli agenti governativi, anzi gli agenti governavivi. Quante volte sto sospirando in questo video. I più belli ragazzi, i necromanti. Ve li ricordate, no? Quelli che in tutti i modi cercavano di far propria la magia anzi necromantica, e arrivare nel mondo dei morti per poterlo in qualche modo, poterne godere, poterlo conquistare. Qual è l'idea più predatoria che vi viene in mente in un mondo western? I petrolieri ragazzi, anzi i necrolieri appunto, che attraverso delle gigantesche trivelle piene di magia che vengono trivellate in dei punti appositi, ovvero in punti a caso dove capita, cercano in qualche modo di scavare il sottosuolo per raggiungere il sottosuolo, il mondo dei morti. Non funziona così, il sottosuolo, l'orto non è raggiungibile in questo modo. Peccato che quella punta di magia delle loro trivelle causa un po' degli scombustolamenti, come aprire dei veri e propri portali magici che creano casino tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Per farvelo scoprire vi lascio alla lettura però di questa espansione. Ovviamente anche qui troviamo gli schemi di conversione per i vostri personaggi dal manuale base o da quello di Sea of Bones a quello nuovo western. Anche l'intera ambientazione ci viene spiegato in che modo è stata poco a poco toccata da questa ondata di siccità. Troviamo poi ovviamente le nuove abilità per i personaggi, nuovi oggetti che possono acquistare, armature, corazze particolari, strumenti e monili che possono essere usati per usare la navahia, quella lì insomma, avete capito? Che tra l'altro è carina perché è fatta ovviamente di calumet, segnali di fumo, totem, oggetti tribali eccetera, non poteva essere altrimenti direi. Ovviamente se in Sea of Bones avevate la possibilità di poter comprare le navi, qui invece potrete acquistare diversi tipi di cavalli, diversi tipi anche di armi da fuoco, altrimenti che Far West sarebbe. Troviamo anche una nuova lista di mestieri che i vostri personaggi possono essere, per esempio il marcenario, il cacciatore di frattaglie e il bardito. Ovviamente anche le tipologie di morto vengono adattate a questa nuova ambientazione. I buoni vecchi secchi, scusami amico pirata, non mi servi più, diventano per esempio i cowbon, i cavalcatori di ossa praticamente. Il fantasma diventa invece l'ectopiuma, una sorta di mix appunto tra un ectoplasma e un avvoltoio, ovviamente l'animale simbolo del Far West, che in questa illustrazione, scusate se lo dico apertamente, Vincenzo, l'illustratore, ottimo lavoro, waifu di Anglorious per me. Non ci arriveremo vivi alla fine di questo video, vero? No. Immagina finire nel mondo, immagina finire nell'orto perché stavi recensendo Anglorious. Esatto, probabilmente, spero che loro non muoiano di cringe. Poi abbiamo il Gambler, lo zombie giocatore d'azzardo, che è una critica sottile al giocatore d'azzardo, mi piace, pensateci, quello fisso tutto il tempo in maniera appunto da zombie a giocare, di cui però il potere del gioco d'azzardo gli può anche in qualche modo tornare utile. Si chiama il Gambler. E per ultimo il Necravajo, praticamente lo zombie alimentato da magia appunto dei Navajo. Qui invece anziché l'inseguimento navale troviamo i vari inseguimenti a cavallo. Non sarebbe un western senza la componente della fama, quella che potrebbe consentirvi per esempio di ottenere un seguito all'interno del saloon quando entrate, che tutti si girano e vi acclamano,
ma potrebbe anche farvi finire sul manifesto del ricercato. Punteggi di fama infatti implicheranno diverse conseguenze a seconda di dove vi trovate. Potreste anche in qualche modo attirare troppo l'attenzione degli agenti governavivi o di altri morti, perché effettivamente abbattere un morto con una grande fama o catturarne uno o essere voi a vostra volta catturati garantisce punteggi di fama a quello che effettivamente vi ha messi al buio, anzi in questo caso sottoterra. Cosa tra l'altro molto carina che hanno messo, il fatto che c'è una meccanica per simulare con il lancio dei dadi il gioco d'azzardo, in particolare il Texas Hold'em, anzi il Tom Hold'em come viene chiamato qui. Peccato... Ma si gioca con il morto anche lì? Francesco, così però era telefonata, ragazzi. Ovviamente non è il gioco vero con le carte, lo dice lo stesso manuale, non pretende che voi vi mettiate lì effettivamente a giocare con le carte. Peccato, suggerisco a Simone, se avesse voglia di farlo, di creare effettivamente l'espansione del Tom Hold'em con delle vere e proprie carte da gioco a tema Anglorious. E vi starete chiedendo invece, il duello, la cosa proprio più iconica del mondo western, anche qui viene simulato. Avete presente come funziona il duello, no? Il più veloce a estrarre la pistola ha più possibilità di vincere. Questa meccanica viene introdotta all'interno del gioco di ruolo tramite il dado. Vediamo se trovo appositamente un D10 per mostrarvelo. In pratica è una meccanica molto carina. Quando due personaggi o il PNG di Total Master si trovano ad un duello, entrambi i giocatori devono far cadere un D10 sul tavolo e il primo dado che tocca terra, è valido anche se esce fuori dal tavolo, stabilirà che è stato il primo a sparare, ma... Ecco, per esempio con un risultato di 10, ottimo, ho sparato per primo. Se il dado avesse toccato, il risultato dovrebbe essere di 6 o superiore, e spiega ovviamente come comportarsi nel caso entrambi abbiano fatto pari oppure nessuno dei due sia riuscito a sparare, eccetera. Meccanica molto molto carina, scelta di game design che simula l'estrazione della pistola, secondo me coerente anche con il tipo di ambientazione che vogliono portare. Ovviamente anche qui bestiario adattato e campagna conclusiva, Red Dead Redemption. Non credo di dover dire altro. Queste erano le espansioni per Anglorious. Devo dire che con le loro altalenanze comunque mi piacciono molto, comunque sono tutte coerenti, e devo dire che il tema dei morti male in questa chiave molto ironica funziona in maniera puntuale, cristallina nei loro giochi di parole assurdi, diciamocelo. Mi chiedo in che altro modo si può ancora cercare di sfruttare questo tema, magari con qualcosa di più gotico vittoriano. Lo so che il Far West coincide con l'epoca vittoriana, ma saremmo in teoria in un'altra area geografica. Chissà che però qualcosa a tal proposito non possa essere fatto, oppure, perché no, qualcosa, seppur mi rendo conto lì andiamo a sfiorare tematiche un po' più sensibili, qualcosa a tema Grande Guerra. Detto questo, signori, vi ringrazio per averci seguito fino a qui in questo delirio. Se non siete morti, mettete mi piace a questo video, iscrivetevi al canale, abbonatevi se volete sostenerci. Se domani, venerdì 3, starete a Lucca, avrete una possibilità di trovare anche noi all'interno del padiglione Carducci, che giriamo un po' come zombie, tipico proprio cliente di Lucca Comics tra i vari stand. Detto questo, ringraziamo di nuovo Simone per la possibilità e vi invitiamo a seguirci su tutti i nostri social, la nostra pagina Facebook, il nostro profilo Instagram, e se volete vi potete anche unire al nostro gruppo Telegram per fare due chiacchiere più in tempo reale con noi sul mondo del gioco di ruolo. Seguiteci anche su TikTok se avete anche voi questa piattaforma. Daniele da Forum Sententiam, chiudo.